volevo parlare di un altro grande stella del cinema internazionale, Stanley Kubrick. Ricky, tu sai che l'autista di Stanley Kubrick era italiano? O è italiano? Sì, era l'autista? Vabbè, è nato come autista, poi è diventato il braccio destro di Stanley Kubrick. Per più di 28 anni ha lavorato insieme a lui. Ha scritto un libro anche, credo, no? Lui ha scritto un libro, si chiama Emilio De Alessandro, vive a Cassino, dove è tornato tra la sua casa, il suo pezzo di terra, le sue galline, e noi siamo andati a trovarlo. Mio padre era contadino, è stato contadino, mi diceva sempre che la terra dava questa soddisfazione, ci si poteva vivere, e l'ho fatto fino a una certa età, ma poi ho lasciato che si stava avvicinando il tempo del servizio militare ed andai in Inghilterra. Era il gennaio del 1960 quando Emilio D'Alessandro, per sfuggire al servizio militare, lascia Cassino e si trasferisce in Inghilterra. Fortunatamente trovai questo lavoro che diceva: se c'hai la macchina, più ne fai, più guadagni. Una specie di tassi privati. Durante il suo lavoro ricevette una telefonata una sera dove doveva consegnare un oggetto molto particolare che serviva per un set cinematografico. Era il set del film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Una delle segretarie mi disse: ma ti rendi conto tu per chi stai lavorando? E che ne so io? Dice Stanley Kubrick. Boh, anche l'ho mai sentito. Mi ha detto: lo devi conoscere perché lui ti vuole incontrare. A barba, si vedevano gli occhi, mi ha dato la mano perché io pensai che era un giardiniere. Fece Stanley Kubrick, Emilio D'Alessandro. Questo è stato l'incontro che ha cambiato la vita di Emilio. E così cominciai. Sì, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick. Per Stanley Kubrick Emilio ha cominciato ad essere l'autista personale e poi, come sempre succedeva con Kubrick, il regista chiedeva se poteva fare qualche altra cosa ed Emilio, fortunatamente per Kubrick, sapeva sempre fare tutto quello che il regista gli chiedeva, da lavori più semplici della vita quotidiana in casa a quelli più complessi e più di responsabilità nelle compagnie cinematografiche. E a poco, lavoro dopo lavoro, Emilio è stato l'assistente personale più fidato di Stanley Kubrick, tanto che solamente a lui aveva consegnato le chiavi degli uffici all'interno dell'appartamento, quelli a cui solo Stanley Kubrick poteva accedere. A volte Kubrick ha provato a vedere se poteva interessare Emilio al suo mestiere, come ad esempio su Shining, e gli chiese se l'attore che aveva scelto, cioè Jack Nicholson, se secondo Emilio era una buona scelta per il ruolo. Fece io: ma perché non ci metti Charles Bronson? Oh no, fece lui, non ci azzecca proprio. Però quando ho visto Jack Nicholson dissi: allora Stanley aveva ragione, che Jack Nicholson è l'attore. Durante la giornata ho ricevuto questa telefonata, dice: Stanley è morto. Bestemmiai, dissi a mia moglie: andiamo a vedere perché non ci credo. Quando sono entrato, è uscita Cristiana là, ha aperto le braccia, ha fatto: Stanley non c'è più. Allora ho guardato a mia moglie e ho detto: allora è vero. È vero. E così fu. Emilio D'Alessandro con Filippo Olivieri, Stanley Kubrick e me. Sono stato contattato da Emilio per raccontare la sua storia. In totale sono stati 7 anni di lavoro da quando ci siamo conosciuti la prima volta. Questo rappresenta perché Stanley è sempre con me, stiamo sempre assieme. Per me alla fine Stanley Kubrick è stato
diciamo come mio padre. Ci ha trattato a me e la famiglia, un'unica famiglia. Beh, ce ne aveva parlato il nostro regista, ma è una storia fantastica, Sì, sì. bellissima. Emilio De Alessandro, quanto mi piace. No? Trasportare uno strano oggetto bianco poi cambia la vita. Sì, veramente, perché quello ha fatto sì che lui poi ha conosciuto tutti i più grandi artisti del mondo, ma pensa a te che bella vita e che bella faccia. E dal mondo, la voglia di galline, di terra, di zappare. Bella, 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 bellissima.